In questa terza parte della guida prenderemo confidenza con le funzionalità avanzate di Focus con una soluzione per i PC meno performanti. Ulteriori approfondimenti sulle risoluzioni, gli stili integrati, lo storico delle generazioni di immagini. Lasciate un mi piace sotto al video. Non vi costa nulla e serve per far crescere il canale. Benvenuti a questa terza guida sulla generazione di immagini con Focus. Concentriamoci meglio sulle funzionalità avanzate del programma. La volta scorsa avevamo parlato dei parametri performance, qualità, velocità ed estrema velocità, che utilizzano rispettivamente più o meno tempo per generare maggiori dettagli dell'immagine. È chiaro che su PC dotati di meno memoria video conviene settare o speed o extreme speed e al limite a ridurre la risoluzione del video qui in basso. Esiste un'alternativa per chi ha computer meno performanti? L'utente di un canale YouTube Cirubino che mi ha autorizzato a proporvi il link ha realizzato una configurazione di Focus Turbo con un checkpoint differente che utilizza dei parametri ottimizzati utili in questi casi. Trovate il link in descrizione. Vediamo una volta scaricato cosa fare. È molto semplice. Basta estrarre i file e copiarli nella cartella principale di Focus e avviare il file BAT Turbo. In questo caso, Focus scaricherà un nuovo modello, chiamato DreamShape ACL Turbo. Grazie alla configurazione di Crubino, il software avrà già i parametri avanzati permettendo di generare immagini anche sui PC meno recenti. Potete vedere la procedura anche direttamente dal suo canale, con il link che vi ho lasciato in descrizione, oltre al file del profilo da scaricare. Il software propone risoluzioni particolari adatte alla maggior parte delle esigenze. Come vedete esse non rispecchiano quelle più comuni, ma dipende dai modelli Stable Diffusion. Focus infatti utilizza una versione evoluta SDXL del modello Stable Diffusion 1.0. In questa foto presa dal sito Civitai, come vedete, sono uscite nel tempo diverse versioni dei modelli che hanno aumentato la risoluzione e i dettagli nella generazione di immagini nel tempo. Tenete presente che la dimensione massima generata da un modello SDXL è 2048x1024. I rapporti di risoluzione in larghezza per altezza proposti sono limitati dal calcolo del modello, non dal software. Conviene quindi, secondo me, non modificarli per avere dei risultati ottimali e meno problemi con le immagini. Image number è il numero di immagini generate in sequenza. Di default sono sempre 2. Potete aumentarle in questo caso fino a 32. Output format rappresenta il formato della nostra immagine, PNG è il formato più comune, JPG, quello compresso, mentre WebP è un formato di file immagine compresso relativamente nuovo creato da Google. Utile se dobbiamo inserire le immagini in pagine web. Negative prompt è la descrizione facoltativa delle cose che non vogliamo assolutamente che vadano incluse nell'immagine. Tenete presente però che queste impostazioni saranno decise da Focus in automatico, grazie a degli stili incorporati che vedremo a breve. Random rappresenta invece la generazione di immagini casuali. Ogni immagine, dopo essere stata generata, ha un proprio codice o seme. SID nel gergo tecnico. Togliendo la spunta, ci garantirà di avere una immagine simile come caratteristiche, ma mai identica se la rigeneriamo. Vediamo un esempio. Generiamo una casa di campagna sulla costa irlandese, con una risoluzione più ampia. E scegliamo di generare 4 immagini differenti. Se lasciamo il tasto random spuntato, ognuna di esse avrà il proprio SID. Qui abbiamo leggermente accelerato il video, visto che abbiamo 4 generazioni in sequenza. Apriamo il tasto History dopo la generazione delle immagini. Qui possiamo trovare delle informazioni sulle caratteristiche di esse che vedremo nelle guide più avanti. Concentriamoci sul parametro SID. Per ogni immagine, come vedete, abbiamo un seme specifico. Bene, la terza immagine fa il caso nostro. Decidiamo di copiare il SID dell'immagine migliore. Il SID è quello evidenziato qui. Grazie a DeepL installato sul PC, possiamo catturare il SID direttamente dalla terza immagine.
e copiarlo nella sezione sotto Random in Focus e rigenerare l'immagine. Al posto dello 0 che compare togliendo la spunta in Random, inseriamo il seed e rigeneriamo. Come vedete, l'immagine nuova è molto simile a quella della terza che avevamo scelto in precedenza. Bene, stiamo per introdurre la parte più succulenta di questo video, gli stili integrati di Focus. Sono richiamabili dalla sottofinestra Styles, e per ogni stile avete una immagine di anteprima raffigurata da un gatto come esempio. Così potete farvi una idea dello stile dell'immagine che genererete. Ce ne sono tantissimi e potete lavorare di fantasia. Dato che ho avviato Focus nella versione Realistic, esso ci propone questi 3 stili predefiniti ottimi per generare appunto immagini realistiche. Essi permettono di aggiungere anche dei prompt nascosti. Ad esempio, se torniamo nel prompt negativo qui in basso, è possibile vederne qualcuno. Abbiamo accennato ai prompt negativi nel secondo video già pubblicato sul canale. Proviamo a richiamare le vecchie immagini del cagnolino del secondo video tutorial già generate qualche giorno fa. Vi va? Come facciamo? Lo storico ci propone solo le immagini di oggi. Per richiamare le precedenti, dobbiamo farlo dalle cartelle Focus esterne. Richiamiamo la cartella dalla Directory Focus che avevate scelto la prima volta. Ed entriamo direttamente nella prima con lo stesso nome. Selezioniamo Outputs. Qui trovate una serie di cartelle che rappresentano il giorno di generazione. 2024 3/10, anno, mese e giorno. Le foto del cagnolino sono state realizzate quindi il 10 marzo 2024. Qui possiamo vedere ovviamente non solo le anteprime, ma anche un file differente chiamato log. Se lo apriamo possiamo vedere lo storico di quella giornata con i metadati, ossia i parametri generati utilizzati per generare quella immagine. Scegliamone una, magari un primo piano del cagnolino, e copiamo il seed con la procedura imparata prima. Bene, ora siamo pronti per scegliere stili diversi con lo stesso seed. Ci aspetteremo quindi una immagine simile con uno stile alla moda, con lo stesso soggetto. Se vi è piaciuto il video, mettete un mi piace per farmi sapere che avete apprezzato. Intanto, come di consueto, vediamo le terminologie nuove che abbiamo appreso con un po' di musica in sottofondo. Vi lascio uno slideshow e sono sicura che riuscirete nell'intento.